Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina, ma soprattutto di sostenermi con un bel like. Bene, come avete visto dalla copertina, oggi andiamo a vedere una telecamera di videosorveglianza molto particolare. Molto particolare perché? Perché innanzitutto può essere alimentata PoE. Che cosa significa? Che se noi abbiamo uno switch PoE possiamo alimentarla direttamente con il nostro cavo Ethernet. Oltre a portare la linea dati possiamo anche alimentarla. Ma dopo, cosa non da poco, è appunto l'obiettivo fisso. Allora, per me questa è la prima telecamera di videosorveglianza con un obiettivo fisso e uno che gira. Quindi è una novità anche per me, andremo a vederla assieme. Citronics mi ha chiesto appunto di fare una recensione di questo prodotto e quindi lui è lo sponsor di questo video. Come vedete Citronics Security Camera. E sono molto curioso anche perché ho già provato un altro Citronics e era un prodotto valido, però non aveva la funzionalità dell'auto tracking che questa ha invece, come vediamo qua, l'auto tracking, il night vision, Lumen Detection, two-way audio, quindi doppia via dell'audio, quindi se noi arriva un corriere a casa lo vediamo, possiamo dialogare direttamente col corriere, oppure se ci sono delle persone, degli amici, eccetera. In più anche la memoria SD, micro SD che possiamo mettere dentro. Comunque adesso andiamo a vederla. Apriamo la nostra scatola, all'interno troviamo le istruzioni per l'uso, eccole qua, le istruzioni, in più anche i passacavi con vite e tasselli, una presa, un cavo Ethernet, sarà lungo 1 metro, sì, è 1 metro di categoria 5E. Poi abbiamo l'alimentatore della nostra telecamerina, eccolo qua, qui abbiamo un 12 volt, 1 ampere, quindi consuma 12 watt. E poi abbiamo la nostra bella telecamerona. Wow, bella importante. Eccola qua. Questa è la nostra telecamera. Vedete l'obiettivo fisso. Qui abbiamo l'obiettivo fisso con il LED della luce e in più abbiamo l'obiettivo che gira. Abbiamo qua le antennine wifi per collegarlo, perché possiamo collegarlo sia col wifi. Poi qua abbiamo dove va alimentata. È comunque impermeabile, possiamo metterlo anche all'esterno. Qui abbiamo la presa Ethernet, appunto per alimentarlo tramite PoE, e questo invece è il tastino di reset, che possiamo resettare la nostra telecamerina. Bene, io direi che adesso andiamo a provarla, la metterò all'esterno, magari la proverò qualche giorno, così poi vi do proprio delle, diciamo, come funziona veramente. Però prima di fare tutto ciò, io direi di provare a accenderla qui e proviamo a collegarlo al nostro wifi e al nostro cellulare. Vorrei farvi notare anche quanto lungo è il cavo, saranno secondo me più di 3 metri il cavo di alimentazione, molto bene. Non è da tutti trovare sempre un cavo così lungo. Adesso lo collego direttamente alla presa della corrente, colleghiamo qui dove c'è l'alimentazione, quindi qua, eccoci qua, ecco qua. Adesso la nostra telecamerina farà tutte le prove del caso, si è accesa, sì, perché vediamo le luci rosse. Facciamo un reset, ecco adesso lei fa un test di verifica, vedete? Proverà tutti i movimenti, eccoci qua, e gira e si prepara per fare il tutto. Bene, io adesso prendo il mio cellulare e proviamo a collegarla. Quindi adesso vi metterò qui in sovraimpressione anche la nostra applicazione per vedere com'è. Io avevo già un'altra telecamera Citronics che vi ho detto che ho provato, adesso faccio più, ok? Ricerca di nuovi dispositivi, me ne ha già trovato, aggiungi a, ok? Questa è il nostro wifi, io adesso mettiamo la nostra password. Ok. Sì. Mi sto connettendo al wifi. Oh, parla in italiano finalmente. Molto bene. Ok, vediamo se ho messo la password giusta. Connessione wifi riuscita. Connessione wifi riuscita. Ok, molto bene. Adesso mettiamo la nostra telecamerina qua, così vediamo come va. Passo successivo, quindi vediamo come va.
wifi forte, benissimo. Mettiamo, qui possiamo mettere camera, no, mettiamo entrata, metto entrata a casa, poi andiamo a vedere dove metterla, che devo ancora decidere dove metterla. Determina, consenti accesso limiti, consenti tutto, fatto, e eccola qua. Qua abbiamo la nostra entrata. Per la sicurezza della privacy cambia la password della fotocamera, ok, dopo cambiamo. Nuova password, adesso faccio già una nuova password, così siamo a posto. Fatelo anche voi, così siete sempre tranquilli, visto che le nostre... Eccoci. Ricordati la password, sì, me la ricordo. Okay. Adesso andiamo dentro, è entrata. Bene, sono curioso adesso di vedere come fa a fare il doppio schermo. Qua, siamo partiti. Vedete che c'è il doppio microfono, come vedete c'è il doppio schermo, quindi noi possiamo girare la schermata con questo, adesso io metto qua così, possiamo alzarla, possiamo abbassarla, ok, possiamo girare a sinistra, destra, mentre l'altro obiettivo resta sempre fisso. Eccoci qua. Dobbiamo alzare qua, eccoci qua. Vedete che di là ha rilevato già la persona, che la rileva in automatico. Dall'altra parte abbiamo questo, poi se andiamo sulle impostazioni possiamo vedere le varie, come funziona, impostazioni wireless, cambio password, maschera video, gestione notifica degli allarmi, collegamento di allarmi, impostazioni video, ne abbiamo un po' da fare qua, insomma. Va bene, dai, adesso andrò a fissarla, poi in questi giorni la uso e vi riporterò come è andata. Eccoci qua all'esterno, come vedete l'ho fissata così in modo molto provvisorio, giusto per farvi vedere come l'ho messa intanto così per fare delle prove. Vedete l'obiettivo che gira, qui c'è il collegamento, ho messo la presa di corrente collegato direttamente qua. Qui abbiamo l'attacco che vi dicevo PoE o cavo Ethernet per alimentarle anche per portare i dati, io l'ho collegata col wifi in questo caso, e poi qua abbiamo il tasto reset che ho chiuso perché se piove almeno è coperta. Bene, adesso vorrei farvi vedere come funziona, andiamo a vedere l'app un po' più approfonditamente e anche vi faccio vedere che rileva le persone, con un esempio di quando sono arrivato a casa io. Bene, lui crea due video che adesso mi vedete spuntare là in alto a destra, io ho messo tutti e due video insieme, avete visto? Mi ha rilevato e guardate come mi segue. Comunque, cioè, se pensiamo a un malintenzionato che entra dentro in casa, guardate come lo filma. C'è l'obiettivo fisso che è lì in destra e l'altro che segue. Anche dietro la colonna, lei calcola già che io passo dietro, adesso torno indietro e comunque mi continua a seguire. Anche adesso vado lì e vedete come mi segue. Impressionante veramente come riesce a mantenere la posizione. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo l'applicazione come funziona. Volevo farvi vedere, adesso è online come vedete, quindi noi andiamo ad aprire. La schermata si presenta così come vi ho già fatto vedere. Qui abbiamo la parte superiore che è la parte fissa e la parte posteriore sotto che possiamo andare a inclinare come vogliamo noi e girarla. Poi abbiamo il tastino qui sotto che vedete con la videocamera che io posso dire registra, l'altro per fare delle foto, questo io posso allargare e vedere tutto quanto, vedete che il fisso resta sempre lì, che ha la qualità anche più alta. Poi torniamo indietro. Fate scorrere sotto che c'è un altro menu dove abbiamo posizione stabilita, controllo del volume, modalità di visione che può essere notturna, che può essere a infrarosso, modalità colore, modalità intelligente. Poi abbiamo trascinamento intelligente e collegamento sfere di pistola. Questo qui ho visto che viene fuori questo puntino qua e se io clicco qua, adesso lo sposto dall'altra parte, vedete che spostiamo direttamente la telecamera, quella mobile, dove vogliamo noi, tipo un obiettivo, come appunto il mirino della pistola. Poi abbiamo le impostazioni qui in alto, qui potete fare condividerla, informazioni sullo spazio in cloud, impostazioni wireless, qua ho messo il mio wifi, maschera video, qui potete andare se non volete che certi parametri della vostra telecamera non vengano visti, tipo qua la targa della macchina, io voglio chiuderlo, metto regione 1 che là non si veda. Oppure se avete dei vicini che non volete registrare la parte della casa sua, eccetera.
Gestione di notifica degli allarmi, qui vediamo che possiamo ricevere appunto gli allarmi, tipo una piccola notifica. Poi abbiamo impostazioni audio, e qui è per quanto riguarda il microfono, volume di ingresso, volume di uscita, che volete fare. Registrazione del piano, qua se volete registrare sulla scheda SD o no. Poi abbiamo impostazioni della scheda TF, qui è la qualità cui si vuole registrare e soprattutto vedete quanto ha già occupato. Impostazioni dell'ora, qua potete mettere l'orario, io l'ho sincronizzato con quello del telefono, ho messo il fuso orario eccetera, quindi siamo a posto. Informazioni sul dispositivo, questo è il mio dispositivo, impostazioni predefinita eccetera, quindi è molto molto ben fatta. Per quanto riguarda invece in modo che vi segui la persona che entra, è qua dove andiamo tracciamento intelligente. Se voi lo disattivate, entrano dentro le persone e lui resta sempre fisso. Se io metto tracciamento intelligente, come avete visto prima, appunto ti segue. Bene signori, penso di avervi detto tutto. Se avete delle domande scrivetemi pure, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla. Telecamera che costa meno di 60 euro e ha già tutto, perché è veramente completa di tutto. Quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi pure al canale che è gratuito e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!